Come va gente? Sono Charlie di Carisma Comando e oggi farò un'analisi sulla leadership di Steve Jobs. Ormai manca pochissimo all'uscita del libro e abbiamo deciso di regalare una copia alla prima persona che indovinerà il prezzo nei commenti sotto questo video. Entrate anche nel gruppo Facebook per sapere con esattezza il giorno di uscita del libro, perché i primi 3 giorni il prezzo sarà ridotto. Ora iniziamo con l'analisi di Steve. Molte delle persone che hanno lavorato a stretto contatto con lui lo descriverebbero come molto irritante, ma senza dubbi lui era sicuramente un maestro nell'ispirare e guidare le persone. Quando tornò alla Apple per rivoluzionare la compagnia, c'erano degli impiegati, dei clienti, degli investitori e tutti dubitavano di ciò che la Apple sarebbe stata capace di fare. Eppure lui li condusse ad essere letteralmente la compagnia più redditizia al mondo. Quindi quello che voglio fare è parlare del come è stato capace di fare ciò e comincia con una visione. Who is sort of the keeper and reiterator of the vision. Because there's just a ton of work to do. And a lot of times, you know, when you have to walk 1,000 miles and you take the first step, it looks like a long ways. And it really helps if there's someone there saying, well, we're one step closer. You know, the goal definitely exists. It's not just a mirage out there. So in 1,001 little and sometimes larger ways, the vision needs to be reiterated. I do that a lot. Quindi questo è il ruolo più importante di un leader, di pianificare una visione chiara, raggiungibile e persuasiva, perché che voi stiate dirigendo un gruppo di persone ridotto o un'intera azienda, quel gruppo si autodistruggerà mentre corre verso una direzione individualistica. Quello di cui ha bisogno è un proposito che lo tenga unito, una visione collettiva che rimanga sempre nella mente di tutti, così che si muovano tutti nella stessa direzione per far muovere anche l'azienda e il gruppo in avanti. Quindi quello di cui ora voglio parlare è l'esatta visione che Steve aveva in mente per la Apple e del perché fosse così affascinante. What we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. Questa è la visione principale, la visione più profonda, la passione al centro di tutto, in qualsiasi modo la vogliate chiamare. Questo è quello che Steve Jobs ha pianificato per i suoi impiegati e per le persone che comprano i suoi prodotti, e cioè che le persone davvero appassionate possono cambiare il mondo. E voglio parlare del perché questa visione sembrasse così generale quando in realtà è incredibilmente efficace. Primo, è molto semplice. Quasi tutti i messaggi pubblicitari che avete sentito della Apple o di Steve si riuniscono in poche parole, quasi sempre una sola frase. Quindi se ci ripensate, c'era quella pubblicità dell'iPod che diceva 1000 canzoni nelle vostre tasche. La prima volta che vidi Steve Jobs parlare di cosa fosse il computer fu quando disse che è come una bicicletta per la mente. Dovete mantenere la vostra visione, il vostro insieme di valori. Devono essere molto semplici, perché i vostri impiegati, le persone che vi seguono, quelle che comprano i vostri prodotti, devono essere in grado di ripeterli in modo breve e chiaro alle persone intorno a loro. Punto 2, e questo sembra quasi contraddittorio, non c'entra nulla con il fatto di voler essere i creatori di computer numero 1 al mondo, e questa è la missione di un sacco di altre aziende. Questo va oltre a essere i numeri 1, questo va oltre a fare un sacco di soldi, questo ha a che fare con i bisogni umani fondamentali, e cioè fare qualcosa che abbia significato, di avere un lavoro che abbia un impatto duraturo che possa cambiare il mondo. Se la vostra visione consiste nell'ispirare persone a livello emotivo, se le state solo spingendo con la promessa di una resa maggiore, questa visione cadrà a picco. L'ultima cosa è che Steve Jobs non aveva semplicemente questa visione nella testa, voleva viverla a tutti i costi. Un sacco di persone, quando parlano a proposito della visione dell'azienda o anche solo delle loro visioni personali, usano un sacco di parole auliche che però non portano a nessuna decisione concreta. Steve non aveva remore nel tagliare le linee di prodotti che pensava non avrebbero cambiato il mondo, in cui secondo lui la Apple non sarebbe mai stata la migliore. Riportava continuamente l'attenzione dei suoi impiegati sulle visioni del fare qualcosa in grande che avesse cambiato il mondo, e onestamente fu il loro giorno migliore quando se ne uscì con l'iPod e l'iPad e anche con l'iMac prima di questi. La concentrazione sulla visione è ciò che l'ha resa così potente. Questo è ciò che ha ispirato le persone intorno a lui, e fate caso ai suoi impiegati. Tra poco vi farò vedere la maniera in cui recepirono il messaggio, forte e chiaro. I have to say, of all the people I've met, there was nobody, clearly nobody like Steve.
when you were next to him and he was talking to you, you could feel the electricity in your body. You could feel his charisma. And it wasn't just because he was a cult leader or anything. You just actually could feel it, because I'm not necessarily a cult follower. And he made you feel, he could inspire you. He made you feel like you could do anything. And as long as you believed that, you really could do anything, as long as you're willing to sacrifice everything else. Quindi davvero questo è quello che faceva Steve Jobs per le persone intorno a lui, le persone sotto di lui e quelle che lavoravano per lui. Li faceva sentire come se potessero non solo cambiare il mondo, ma che tutto fosse possibile se avessero lavorato abbastanza duramente. E quindi loro erano disposti anche a misure drastiche per ottenere le cose da lui richieste, e molto spesso erano tecnologicamente irrealizzabili e ridicole e molto difficili da ottenere. Ma ci riuscivano comunque perché credevano fosse possibile che le persone appassionate potessero cambiare il mondo. Ora, questa non è l'unica cosa che Steve faceva, ma la seconda cosa di cui voglio occuparmi ora è ciò che spingeva emotivamente le persone, e cioè il fatto che Steve parlasse con metafore molto ardite. Diamogli un'occhiata qui. Our friend, because they're going to spend their marketing money to convince people to move into the segment. But the minute they've made their choice to move into the segment, whether we've convinced them or Sun has convinced them, Sun and Next are mortal enemies. Quindi ecco qua, nemici mortali. Non è qualcosa che vi aspettereste da qualcuno che parla di computer e microprocessori per descrivere semplicemente una battaglia pubblicitaria di due aziende, ma questo modo di fare smuove le persone. In other words, if we zoom out at the big picture, it would be a shame to have lost the war because we've won a few battles. And I sort of feel like I and some of the rest of us are concentrating too much on the smaller battles. We have to keep and we're not keeping the war in perspective, and the war is called survival. Ed eccolo qui che parla di sopravvivenza, guerre, battaglie minori. Queste sono tutte cose molto umane, dettate dalle emozioni, quasi arcaiche. Queste si rifanno a centinaia se non migliaia di anni fa, e le persone hanno un sacco di punti di riferimento per pensare alla guerra, alle battaglie, ai modi per sopravvivere. Tutto attraverso la storia. Alcune persone addirittura attraverso l'esperienza personale. Quindi quando parlate in questo genere di termini e con questo tipo di metafore, e non solo come ok, dobbiamo vincere o potremmo perdere il nostro lavoro, questo fa in modo che le persone siano coinvolte emotivamente, e questo è qualcosa che Steve era in grado di fare a un livello incredibile con i suoi impiegati. Big Blue dominates the entire computer industry. The entire information age. Was George Orwell right? Quindi ecco Steve Jobs che parla di IBM e Big Blue e di come avessero la maggior parte delle azioni sul mercato negli anni '80. E questo è qualcosa che non mi piace, ma è incredibilmente efficace: creare un nemico. Durante la storia di Apple, Steve ha sempre avuto un nemico in mente. Ad un certo punto era la Microsoft, era Big Blue qui, altre volte era semplicemente la conformità in generale. C'erano i tipi del PC contro quelli del Mac. C'è sempre stata una contrapposizione nel modo in cui parla, e avere quel nemico fa infervorare le persone. Si sentono come se la loro sopravvivenza fosse a rischio. Si sentono come se dovessero vincere una battaglia e lavorano molto più duramente. Non è una tattica che apprezzo particolarmente, perché non credo che il mondo vada percepito in termini di noi contro di loro per tutto il tempo, ma dalla prospettiva di Steve questo funziona, faceva lavorare le persone più duramente per lui. Quindi cominciate in modo molto chiaro con una visione molto semplice che porti le persone a muoversi nella stessa direzione, qualcosa di cui siano contenti. A questo aggiungete delle metafore piene di significati emotivi, e nel caso di Steve Jobs lui parla di guerre, parlava di sopravvivenza e aggiunse quell'elemento del nemico in agguato che le persone avevano bisogno di lottare e combattere. Questo fa muovere le persone molto appassionatamente. Ma questo cade tutto a pezzi se manca qualcosa, e fortunatamente per Steve Jobs è qualcosa che aveva in gran quantità, e cioè la convinzione. Lui credeva in tutto quello che diceva senza esitazioni, aveva questa visione del mondo che credeva davvero sarebbe diventata realtà, e quando comunicava con le persone, queste capivano quanto fosse convinto, e questo faceva sicuramente in modo che lo seguissero. Quindi ora volevo occuparmi di John Sculley. Questo è il tipo che chiede di essere CEO di Apple quando Steve Jobs lavorava lì. All'epoca era il CEO di Pepsi, ed eccolo qui, mentre racconta la storia di come Steve lo convinse a lasciare il suo posto sicuro alla And he Pepsi. looked up at me and just stared at me with this stare that only Steve Jobs has. And he said, "Do you want to sell sugar water for the rest of your life? Or do you want to come with me and change the world?"
And I just gulped because I knew I would wonder for the rest of my life, what I would have missed. Ed ecco qui, questo è quello che infiamma le persone, ma c'è un modo in cui la convinzione arriva molto molto chiara ed è la scelta delle parole che usiamo. Le nostre parole tradiscono il modo in cui ci sentiamo tutto il tempo e se guardate Steve, lui spesso non parlava in termini di possibilità, parlava di certezza, diceva noi siamo questo, lanceremo questo computer in questa data, parlava delle cose come se fossero già accadute ed è in realtà un modo molto simile a quello di Conor McGregor se avete visto le sue analisi. Quindi voglio semplicemente mostrarvi un esempio di quando tornò ad Apple, di come parlò della ripresa dell'azienda e non usava termini come probabilmente faremo così, ma diceva faremo così, punto. I really deeply appreciate all of the commitment that's in this room and with the people not in this room to turning this company around. This company is absolutely going to turn around. As a matter of fact, I think the question now is not can we turn around Apple. I think that's the booby prize. I think it's can we make Apple really great again. Prestate attenzione in modo particolare alle parole che vi trovate ad usare quando provate a convincere qualcuno. A volte diciamo esattamente quello che pensiamo e mostriamo esattamente alle altre persone come ci sentiamo. Fate caso se state parlando con convinzione o in realtà se state tradendo il fatto di non essere certi di voi stessi. Questo è qualcosa che non potete fingere. Questo viene comunicato in un migliaio di piccole espressioni, nella tonalità della vostra voce e nella scelta delle parole. Quindi se volete avere la convinzione a riguardo di qualcosa che state dicendo, prima di tutto dovete esserne convinti. E per questo video è tutto. Ricordatevi che la prima persona che indovinerà il prezzo del libro nei commenti lo avrà gratis, non appena sarà disponibile. E se volete avere informazioni di più sul libro o comunque sia avere un punto di ritrovo con persone simili a voi, il nostro gruppo Facebook fa proprio al caso vostro. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.